Buon pomeriggio a tutti quanti, buonasera, buongiorno a tutti quanti dove siete. Tony Vibes TV, siamo tornati di nuovo, sapete come no? Tifo Tony e Tifo Vibes. Ogni giorno è sempre un vibes diverso, come potete vedere, no? Oggi siamo qua con Fortissimo. Gang raga, buonasera a tutti o buongiorno, come dice lui, dove siete, in qualsiasi parte del mondo. E nulla. Allora, Ne parliamo. come va, bro? Come va? Tutto bene, te che dici? Io tutto a posto. Oggi si fa un po' caldo, quindi si sta Sì, bene. sì, sta bene, infatti Sta sono bene? contento. Com'è andato il viaggio? Tutto a posto, dai, ho dormito un bel po', Mm? ho fatto circa 5 ore di viaggio e Mamma mia. sì. Per chi non lo sa, arriva da San Benedetto, giusto? Da Martinsicuro che sta a 10 km Mm. da San Benedetto, scusa. E nulla, Martinsicuro è la mia città. Tanta roba, tanta roba. Ok, bro, prima di iniziare a fare le chiacchiere, no? Sì. Vorrei che ti presentassi un po' al pubblico che sta guardando. Ok, allora il mio nome completo è Mortalla Diagne, vengo dal Senegal, sono nato a San Benedetto del Tronto, mi chiamano tutti Talla, da qualche anno ho cominciato a cantare e il mio nome d'arte è Fortissimo Fortissimo. ed ho 21 anni. Ok, quindi ti chiamano tutti Dalla? Talla, sì. Talla? Sì. Che è il tuo cognome? No, il mio nome, Il tuo nome è Talla? l'abbreviativo di Mortalla. Ah, Mortalla. Sì. Ok, ok. E qual è il significato di questo nome? Lo sai? No, non penso abbia un significato. Non te ne sei mai chiesto? Sì, ma non ha significato, no. Non hai mai chiesto alla mamma invece? Sì, ma non ce l'ho. Sì. Sì. Ah, ok, ok. E invece Fortissimo, dove l'hai preso Fortissimo? Fortissimo perché mi sento fortissimo, Mhm. ma non è una cosa superficiale come pensano molti magari. Guarda, questo se la crede si chiama fortissimo. È perché magari con esperienze passate, cioè non voglio dire che ho avuto un passato difficile, però magari ho vissuto certe cose che mi rendono, diciamo, insensibile a certe cose, a delle, posso dire, stronzate magari. Ok. Quindi mi sento fortissimo, mi sento una persona forte dentro, Mhm. oltre al canto, ovviamente. Quindi sì, fortissimo. Fortissimo, ragazzi, ci faremo spiegare un po' meglio con l'andare dell'intervista, il fortissimo, perché c'è qualcosa sotto che ci deve spiegare. Ok. Comunque, allora, vediamo. Sei nato qua, giusto? Sì. Ok, quindi hai fatto le scuole, tutto. Sì, elementari, asilo, Mhm. medie, superiori. Qui. Hai finito tutto adesso? Hai fatto l'università? No, sono arrivato in terzo superiore e ho fatto il meccanico, Mhm. ho fatto elettronica e meccanica, ho preso la qualifica e sono andato a lavorare. Oh, ok, avevi bisogno di soldi? Sì, però. Sì. Ok, quindi, insomma, da un po' che lavori, insomma, hai lasciato la scuola per lavoro. Sì. E come lo vedi il mondo del lavoro? Dipende allora. Io diciamo che odio il lavoro, Mhm. cioè nel senso che non voglio avere un capo, non voglio avere nessuno sopra di me, Ok, però purtroppo sono costretto a farlo. sei costretto, sì. Sì. Però ci sono ambienti di lavoro e ambienti di lavoro. Mhm. Magari certi ambienti di lavoro ti trovi bene col capo e certi per niente. Però vedo che c'è molto sfruttamento. Ok, in che senso c'è molto sfruttamento? Cioè, per dirti, io il penultimo lavoro che ho fatto lavoravo 12 ore al giorno, Mhm. 7 su 7, avevo 2 giorni liberi ogni 2 settimane, prendevo 1.200 al mese, 1.300. Wow, Quindi intendo questo come sfruttamento, secondo me. uno lavora tanto ma viene pagato poco. Sì, e secondo me non si dovrebbe lavorare così Mhm. tanto. Wow, incredibile. Quindi, per adesso quanti lavori hai fatto? O solo un lavoro hai fatto? E, oddio, ho fatto volantinaggio, ho fatto il cameriere, ho fatto il meccanico, ho lavorato in fabbrica col ferro. Minchia, stai In provando tutto in... strada, sì. Adesso sono ritornato a fare il cameriere. Mhm. E forse ce l'ho lasciato qualcuno, non ricordo. Ma per fare il cameriere hai fatto il corso di... No, Niente. mi sono buttato. Hai imparato? Sì, si impara. Com'è quel lavoro lì? Bisogna correre. Sì, però adesso mi sto trovando bene. Ci sta bene? La paga? La paga ci sta. Ci sta? Solo che C'è da lavorare? corri, sì. Ok, buenos. Vediamo un po', in famiglia come siete... Allora, in famiglia siamo 5 persone. Mhm. C'è mio padre che è divorziato con mia madre Ok, e
Ho un fratello e 3 sorelle Mhm. e 7 nipoti, come ti dicevo prima. 7 nipoti? Sì, sono tutti sposati con figli e manco solo io. il più Anche solo piccolo. tu. E quando è che butterai giù un bambino? Quando diventerò ricco lo voglio. Sì. Quando diventerai ricco? Sì. Quindi finché non diventi ricco nessun bambino? Guarda, sinceramente vorrei che mio figlio non crescesse nella situazione in cui sono cresciuto io. Cioè vorrei che crescesse bene, che Bene, non gli sì. mancasse nulla ovviamente. Mhm. Quindi sì, vorrei diventare prima ricco per poi... Cioè devo saper prima badare a me stesso per poi poter badare a un'altra persona. Giusto, giusto, giusto. Tanta roba. Ok, essendo che sei nato qua, sei mai stato giù nel tuo paese, in Africa? Senegal, sì, sono Sì. stato... La penultima volta in cui ci sono stato avevo 10 anni. Mm? Sono stato a fare la circoncisione. Ma così, bravo. Purtroppo è uno dei pochi ricordi che ho perché ero piccolo, avevo 10 anni. Mm? E l'ultima volta che ci sono stato è a febbraio. È stata Ah, una ok. bellissima esperienza. Ti sei divertito? Tanto, io ho imparato tanto. Com'è la situazione lì? Allora, c'è gente che sta bene, Mhm. però c'è tanta povertà, purtroppo. Quindi sì, se non c'hai soldi non vivi tanto bene. Solo che la gente è allegra. Mhm. Anche senza soldi? Sì, questa è una cosa bella, non c'è gente che si demoralizza, la gente per strada ride, scherza, c'è allegria. C'è allegria lì? Sì, stai bene. Quindi tu ti sei trovato bene dopo Sì, un po' di anni? brutto. Ti sei divertito? Tanto. Uscivi tanto. sempre? Sì, anche qui non riesco a stare dentro casa. Quindi sempre in giro a scoprire nuove cose, a vedere nuove persone. Bello, Wow. mi piace. Insomma, è fortissimo, veramente, no? Tanta Di roba. nome e di fatto. Di nome e di fatto è fortissimo. Allora, vediamo. Adesso tanti ti conoscono perché fai musica, Sì. eccetera, eccetera. Quando è che hai avuto questa passione per la musica o hai voluto iniziare? Allora, io da piccolo non sapevo che cosa fare. Mhm. Cioè, quando mi dicevano che cosa vuoi fare da grande, non dicevo magari meccanico. Perché... Meccanico? Sì. Quindi da piccolo hai sempre voluto fare il meccanico? Sì, perché quando mi regalavano i giochi, magari i macchinetti, io smontavo tutto, mi piaceva smontare. Anche adesso ho questa passione, eh. Mhm. Poi ho cominciato a scrivere, mi dovevo sfogare, no? Poi intorno ai 14 anni ho cominciato a scrivere, poi incontrai il mio vecchio produttore sul pullman, mi ricordo, che mi portò in studio. Mhm. E da lì cominciai a scrivere sulle basi, a concretizzare la cosa, diciamo. Oh, a che età? 14 anni, 13. 14 anni? Sì. Ok, quindi ti ricordi la prima volta che sei entrato in studio? Sì, ma la prima volta che sono entrato in studio, cioè non era uno studio, era una mansarda Mhm. con 2 casse dell'ENI praticamente, quelle lì che si vendono con i punti della benzina e un registratore. Mhm. Ok. Non ricordo neanche se c'era il microfono e il computer. Sì, il Oh. microfono c'era. E com'è andato quel giorno lì? Com'è stato? Oddio, non ricordo benissimo, però è stato bello. Cioè, per me era una cosa, wow, sono stato in studio, wow, spettacolo. E che canzone hai fatto quel giorno lì? Allora, mi ricordo si chiamava Veggente forse, che la pubblicai su SoundCloud. Mhm. Sì, Veggente, te lo ricordi ancora? No. Neanche un pochino? Zero? No, bro. Il tuo primo pezzo, eh? O no? Sì, forse sì, ma poi ne ho fatti talmente tanti poi che non... Qual è l'emozione quando sei entrato, diciamo, in studio, quello che è? Qual è l'emozione proprio quando sei entrato lì? Bro, quando capisci che vuoi fare quello, entri, per te è come un posto di lavoro, diciamo. Cioè, dici, cazzo, wow, sto realizzando il mio sogno. Quindi sì, è emozionante. E da lì come sono andate le cose? Hai fatto quel giorno lì in studio, poi? Come sono andate le cose? Poi da lì sono passati anni, sono andato tutti i giorni in studio. E tutti i giorni andavi? Sì, bro, perché avevo questo appunto il mio vecchio produttore che stava vicino a casa. Mhm. Tutti i giorni a fare musica. Tutti i giorni? Sì, bro. Wow. E quindi ti riscrivevi te da solo le canzoni oppure ti Sì. aiutava qualcuno? Sempre scritto tutto da solo. Tutto da solo? Non penso che riuscirei a farmi scrivere qualcosa da qualcun altro. Cioè, perché alla fine quello che canto sono cose mie, Mhm. cose personali, quindi non penso che le farei scrivere a qualcun altro. Non può capitare.
difficile, magari qualcuno mi può dare un consiglio su come impostare la rima e il resto, però deve essere mio quello che scrivo. Ok, ok. Vediamo. Come lo vedi il mondo della musica? Il mondo della musica lo sto scoprendo piano piano, Mhm. cioè secondo me ancora non so nulla. Però per quel poco che hai vissuto, come lo vedi? Il mondo della musica è un bel mestiere secondo me perché si guadagna tanto. Mhm. E, vabbè, non parliamo di guadagno Di perché guadagno, comunque sì. è una passione, Mhm. prima di tutto. Però, cioè, a me piace. Non saprei, guarda, come descrivertelo sinceramente. È una cosa bella perché tu con una canzone, cioè quello che scrivi, riesci a farci rivedere tante persone. Cioè in quello che dico magari ci si rivedono tante altre persone e riesci ad emozionarle, è questo che mi emoziona appunto. Ah, ok, ok. Quindi che genere di musica fai te, Silvio? Mm, rap. Quindi sei un rapper te? Guarda, non mi riferisco al rapper perché mi piace fare tutto, sinceramente. Ok, quindi proprio fai proprio il rap oppure hai, non so, io faccio un po' di tutto. Guarda, generalmente rap sono partito con il rap, però anche musica R&B, roba un po' più melodica, posso dire. Quindi sei in tutti gli angoli, insomma, Sì, un po' dappertutto. Però proprio il rap, sì, diciamo, sono partito con quella, è la cosa che faccio meglio, diciamo, wow. quello che mi descrive. E la famiglia cosa ne... Quando tu hai deciso, "Oh, guarda, io voglio fare il rapper", Eh, cosa ne pensava? Sai che io all'inizio mi vergognavo, Sì? nel senso, non lo sapeva nessuno, io appena iniziato a cantare lo facevo ascoltare magari ai miei pochi amici, Mhm. oppure non lo facevo ascoltare a nessuno. E poi la mia famiglia l'ha scoperta da sé, Mhm. perché andando avanti, la gente ha cominciato a conoscermi, i miei nipoti che sono molto innovativi, stanno col cellulare, lo vedono, Sì. arriva. E l'hanno detto a mia madre, mio padre, è arrivato a tutti quanti, insomma, anche in Senegal. Io però non ho mai detto a mia madre. Cioè non ti no? sei mai seduto, mamma, guarda, io faccio il rapper, mai. Mai. L'ha scoperto da sola. Sì. E poi non ti ha detto niente? Ci crede, Ok, cioè vede che sono determinato, quindi sì. wow, wow. E gli amici, quando hai iniziato quei tempi lì, dicevi che insomma non facevi ascoltare nessuno, però comunque alla gente a cui facevi ascoltare, non so, Sì. quando poi è uscito qualche pezzo, no, la gente cosa ne pensava? Guarda, era proprio poche persone. Mhm. Sembrava che piacesse. Magari alcuni lo dicevano per compiacermi, Mhm. magari ad alcuni piaceva veramente. Però non era roba esagerata, era Roba tranquilla, insomma. sì, roba di una persona che sta all'inizio, quindi posso capire. Ok, hai avuto dei momenti in cui c'era gente che ti criticava? Perché sembra che molti quando hanno iniziato hanno avuto Sì. di critiche, ne hai avute di... Oddio, da quello che ricordo non molte, sai? Mm. Perché sinceramente sono uno che se ne sbatte il cazzo. Appunto, fortissimo, come ti dicevo prima, Mhm. cioè il resto non mi tocca, io voglio fare quello. Cioè, quello che mi porterà da mangiare non è la persona che mi critica, che mi paga l'affitto o mi riempie il frigo. Quindi parla. Non ne frega niente. Zero. E cosa ne pensi del rap italiano qua in Italia, del rap? E il rap italiano, guarda, io sono cresciuto con quello, sono cresciuto con i miei Club Dogo, il mio artista preferito è Jaime, Night, mi piacciono questi artisti. E sì, c'è chi dovrebbe stare più in alto secondo me, c'è chi... Comunque ognuno sta nella sua posizione perché ha fatto qualcosa comunque. Mhm. Però ci dovrebbe essere più meritocrazia secondo me. Sì? a volte. C'è chi merita di più invece non... Sì. Wow. E secondo te perché c'è questa cosa qua che chi merita di più è ancora lì dove... Perché magari quello che merita di meno ha fatto qualcosa che quello che merita di più non ha non ha fatto. fatto? Oh, ok, ok, ok. E cosa dovrebbe fare uno? Quello che merita di più per arrivare lì? Essere se stesso secondo me. Mhm. Perché comunque, cioè magari quella persona che merita di meno, ok? Non è bravissimo a cantare, ha fatto una cosa che l'ha fatto diventare famoso, ok? Però le persone lo conosceranno per quello che ha fatto, cioè non per la musica.
magari quella persona che merita di più fa solamente musica, verrà conosciuto per quello. Ci metterà più tempo, però secondo me rimarrà nel tempo. Ok, Quindi ok. essere se stessi, non bisogna strafare, non bisogna essere qualcun altro. Ok. Essendo che diciamo siamo dei ragazzi di colore, no? Sì, E da un po' di tempo che gira che i ragazzi afro non si supportano a vicenda, non si aiutano. sì. Te di questa cosa qua cosa ne pensi? Oddio, io sono dell'idea che cioè non c'entra tanto il fatto di essere nero o bianco. Se una persona mi piace la sopporto, se non mi piace non la sopporto. Quindi sì, sono di questo parere. Quindi è tipo, è volere, se voglio ti aiuto, se non voglio ti supporto. Sì, non deve essere forzata la cosa. Mhm. Cioè non devo farlo per forza solamente perché sei nero come me, ok? Quindi se mi piace, se tu fai una cosa bella, il supporto viene da sé. Mhm. Cioè, ok, non c'è tutta questa meritocrazia, però comunque la gente lo riconosce che fa una cosa bella, quindi ti supporteranno. E non bisogna... Cioè io sono uno che non lo chiede il supporto, sono uno che va per meritocrazia, quindi se me lo merito me lo prendo, se no... Tranquillo. Sì. Hai mai avuto il piacere di incontrare qualche artista di alti livelli, fare qualche gara, non so? Freestyle, mi piace fare il freestyle, ho iniziato anche con il freestyle, fare il freestyle con gli amici. Artisti di grande livello, a parlarci proprio, no. Cioè, che cosa intendi per artisti di grande livello? So, gli artisti italiani, i rapper, quelli con un po' di nome, insomma, hai capito? Cioè Tommy che è un mio amico, vabbè, Mhm. Tommy lo conosco. E se no, artisti di alto livello no, mai. Ok, Purtroppo no. sono tutti artisti che stanno crescendo. Sì, sì. Ok, ok, ok. La possibilità di andare in televisione, fare qualcosa. Sì, ho avuto la possibilità di andare in televisione l'anno scorso, però poi ho preso il Covid, appunto. Hai preso il Covid? Sì, purtroppo sì. Dove la mia mascherina? Purtroppo sì. Quindi hai avuto il Covid, non sei riuscito. Sì, era questo contest di Aulab con sciablo e ernia, io ero tutto casato, wow, vado a Milano 5 giorni in hotel. E niente, il giorno in cui dovevamo fare le riprese, fanno il tampone per appunto iniziare il tutto, rimango positivo. Wow. Quindi sì. E come ci sei rimasto? Male, perché ci tenevo tantissimo. C'era fortissimo, malissimo. Sì, bro, giuro. Cazzo. Sarei potuto andare in TV. Wow. Vabbè, sì, sì. Ti rifarai, no? Sì, Arriverà l'occasione. sì, sicuramente. E adesso come sta andando, insomma, con la musica? Come sta andando? Bene, io me la vedo molto, sono una persona molto tranquilla. Cioè, ci credo talmente tanto che pure se dovesse, cioè, non è che so a livelli altissimi, però comunque vedo che la gente mi riconosce per strada, piano piano, quindi sta arrivando tutto con calma. Mhm. Sono sicuro di me, so che arriverà. Ah, ok, Quindi ok. va. Wow. E hai qualche, non so, manager, qualcuno che ti segue? No, non ho nessun manager, cioè mi gestisco tutto da solo, ho persone con cui collaboro, il mio videomaker Mattia Saggiomo, siamo un gruppo di... cioè il mio produttore Exap ha creato un collettivo, Ok. Go Getter Music, dove ci siamo io, Feni, un altro artista nero, un altro produttore sempre nero, Mhm. cioè... oddio... Non ricordo il nome. Si dimentica. Geggi, Geggi. scusami. E niente, siamo questo collettivo e facciamo musica. Ok. E la tua canzone che ha fatto il hit più grande qual è? Allora, la prima è stata Mano per mano. Mhm. Lo sai che ti amo, io voglio andare veloce, non aspettiamo. E l'altra Ricco da far schifo. Ricco da fare schifo. Sì, Quindi sono questi due hit. sì, che sono andati di più. Wow. Faccene uno a cappella,
Yeah. Vorrei fare famiglia, crescere mio figlio e magari insegnargli a rappare. Vorrei pure una figlia, l'amore che danno è diverso da quello da uomo. Potrei prendere esempio per fare il contrario di quello che ha fatto mio padre. Ho paura di amare una donna che penso possa solo farmi del male. Vera donna mia madre, vorrei tanti soldi da dire che oggi li brucio. Io ne voglio tanti che poi li regalo che certi nemmeno li uso. Oro e diamanti, volare privato, fratello non stare rinchiuso. Sputare pallette di cash, prendere la mira e sputarti sul muso. Wow, tanta roba. Gang. Sapete come no? Di cosa parla questa... Questa canzone parla del fatto che voglio diventare ricco da far schifo. Quindi, Giuro. quindi sul serio vuoi diventare ricco da fare schifo? Sì, fin da piccolo, questa cosa me la racconta sempre mia madre. Mm? Cioè che fin da piccolo sono sempre stato fissato con i soldi, ho sempre detto mamma io diventerò ricco. Wow. Fino ad ora ho questa fissa. Di diventare ricco. E ci hai fatto anche la canzone? Sì. Mamma mia. Però ho visto che quando canti c'hai proprio quella grinta lì, non so se chiamarlo rabbia oppure... Sì, ho fame, tanta fame. Mhm. Sì. Da dove ti viene tutta questa... Magari da tutte le cose che ho dentro, cioè mi sfogo con quello. Ok. Da piccolo non parlavo molto, ero un sacco timido. Mhm. Quindi l'unica cosa con cui mi sfogo è il rap. Ok, ok, ok. Hai avuto un passato difficile, qualcosa del genere? Oddio, non lo definisco passato difficile perché comunque ci sono persone che hanno... Però comunque sono cresciuto senza babbo, cioè si sono separati da quando sono piccolo Mhm. e tante altre cose. Non siamo stati ricchissimi in famiglia, Sì. comunque, quindi Ok, queste cose qui. ma fumi? Oddio, ho fatto le mie cazzatelle, l'ho provate, però non... Ah, quindi adesso hai smesso? Sì, non fanno per me, però. Non fanno per te? Sì, sono cose da ragazzi, cioè si fanno, Mhm. sono d'accordo, cioè se un ragazzo a 14 anni si fa la cannetta, la sigaretta, ok. Però dopo un po' basta. Quindi c'è un limite? Uno Sì. a un certo punto dovrebbe smettere? No, vabbè, sì, non dico che devi smettere, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però, cioè, io parlo per me stesso, dopo un po' basta, sono cresciuto, Mhm. voglio fare, cioè voglio crearmi un futuro, Ok. non ho ok. tempo per fare certe cose. Wow, nice one. Quindi ragazzi sapete com'è, no? C'è un tempo a tutto, poi ovviamente ognuno ha le sue decisioni, o no? Sì. Ok, vediamo. Ho visto un tuo cover art della tua canzone, come si chiama quella canzone lì? Dove eri sulla neve? Top? Il top, sì. Nudo sulla neve. Sì. Io ho visto ho detto ma, cioè... Cazzo, quella foto secondo me meriterebbe molto di più. mm? Perché se non è unica, comunque, è un'opera d'arte quella foto, mi piace troppo. Sì? Sì, giuro. Come ti è venuto in mente di fare una foto nudo sulla neve? Cioè, Eravamo praticamente a fare questo video su una distesa di ghiaccio a Campotosto, vicino alle parti mie. mm? E appunto dico al mio videomaker, ma se facessi la copertina nudo? Mi dice vai, vai, fallo. Io mi metto nudo in mezzo al ghiaccio, sono morto di freddo. Mamma mia. E lui col drone da sopra e poi ci ha messo anche un bel po' perché comunque devi mettere a fuoco e tutto il resto. Mhm. E sono morto. Quindi tutto quel tempo lì che doveva mettere a fuoco tu eri lì. Sì. Mamma mia. Però è uscita una bella foto. Ma non ti sei ammalato il giorno dopo? Non ti è entrato nel freddo? No, perché ero stato male prima. Quindi Ah, quindi magari... eri pieno di energia quel tempo. Sì. Fortissimo. Andiamo bene. Fortissimo. Quindi all'inizio stavi dicendo fortissimo perché per dei motivi, eccetera, eccetera, che ho Sì. detto che avresti spiegato bene, no? Sì, appunto, mi sento fortissimo, mi sento quasi insensibile a certe cose. Magari Certe come- cose del tipo? Come magari ti dicevo prima, cioè se qualcuno mi offende, Mhm, frega un cazzo. Sono fortissimo dentro, mhm. quindi non mi tocca quello che dici. Quindi delle cose in passato ti hanno reso forte dentro da Sì, spiegarti appunto, di alcune secondo cose? me, appunto, se vivi certe cose, secondo me, magari più forti, il resto non ti tocca. Cioè, Ok. per te sono cose superficiali. Ok, ok. Molti artisti, non so, di colore, non so, stranieri, si lamentano spesso di scene di razzismo perché Sì. essendo in un paese un po', hai capito? Ti è mai capitato a te invece, non so?
Oddio, scene di razzismo, sì, guarda, non me le ricordo tutte, però è capitato, magari te ne racconto alcune, tipo stai dietro una signora, si nasconde la borsa perché sei nero. Infatti una cosa che non ho mai detto è che, tipo, quando vado al supermercato, io ho l'ansia che l'altra persona abbia ansia di avere me dietro, giuro. Dico, cazzo, oddio, non è che questo ha paura di me. Mhm. Questa è una cosa brutta. Però, Cioè, ti immagini che la persona davanti ha paura che tu sei dietro di lei, nel senso sì, che ti può io rubare la penso- borsa. Sì, sì. E questa roba, cosa ne pensi di sta roba? Guarda, sicuramente c'è un motivo per cui le persone abbiano paura, però non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, di tutta l'erba un fascio. Mhm. Sicuramente ci sono persone che l'hanno fatto per cui le persone hanno paura, ok? Però, cioè, è brutto comunque farlo vedere, non è educato. Ok, nice one. Però volevo dire, secondo me Mhm. non dobbiamo sentirci diversi. Cioè, magari vedo anche del vittimismo tra i neri a volte. Mhm. Cioè, magari faccio un esempio, magari non ti prendono al lavoro perché magari non sei bravo e quella persona dice wow, è per razzismo. No, è perché non sei bravo. Quindi dici che per noi tutto è razzismo, cioè nel senso, delle volte. Sì, per Non alcune sempre. persone sì. Dico, quindi prima te stesso non devi sentirti diverso, Mhm. ok? E gli altri non ti vedranno in modo diverso, secondo me. Ok, nice one. Vediamo, l'ultima canzone che è uscita qual è? Vorrei dirti, Vorrei dirti. sì. A chi? Vorrei dirti tante cose, ma non è facile. Allora, questa qui è una canzone d'amore. Mhm. Mm, E sei innamorato? no, però mi Sicuro? piace. Sì, però mi piace innamorarmi. Sì? Sì, Ti mi sei fa- già innamorato in passato? Penso di sì, non lo so. Come penso di sì? Non lo so, non sono sicuro. Non ti ricordi? No, non è che non mi ricordo, non sono sicuro che quello sia stato vero amore. Perché? Cos'è che non ti convince? No, perché magari in futuro troverò la persona della mia vita e dirò... Questo è per amore. Sì. Però, per quanto sei stato insieme a quella persona lì per dire Un annetto. un annetto? Sì. Quindi poteva essere una cotta, cos'era? Sì, una cotta, posso dire. E- Poi hai detto che ti piace innamorarti, vuol dire che ti sei... Sì, mi piace innamorarmi e mi piace anche soffrire, mi piace... Cioè, può essere sadica come cosa, Mhm. però mi fa scrivere. Mm? Cioè, magari se io ci provo con una ragazza, cioè mi piace tanto e lei non mi vuole, questa cosa cioè, mi fortifica, mi fa scrivere tanto. Ah, Mi fa quindi scrivere, vuol lo dire che racconto. hai avuto qualche ragazza con cui ci hai provato ma non ha voluto. Sì, a voglia. Sì? Sì, Quindi ti faceva stare male, però intanto ti venivano sì, da scrivere. sì. E non fate anche stare male, ovviamente. Ne hai fatte stare male. Sì. Perché? Che non ti interessavano oppure perché lo fai apposta? No, no, non per Non ti troppo. interessavano? Sì, magari anche per questo. Quindi adesso non eri amorosa? No, e non la voglio per ora. Perché ti piace il divertimento? No, non è che mi piace il divertimento, non sono uno che fa festa tutti i giorni, ma mi piace divertirmi, ok? Però sono talmente concentrato su quello che voglio fare, sulla musica, Mhm. che non avrei tempo da dedicare a un'altra Un'amorosa? persona, sì. Oh, ok. Però ne è una con cui ogni tanto... Può succedere, qualche volta sì, può succedere. Ragazzi, è così, Può succedere. Può succedere, ci sta. Anche se uno arriva, ti colpisce, Sì, magari sì. Sì? Sì, Ci puoi ma- ripensare? No, fidanzarmi no, non voglio. No, ripensare, ci puoi pensare? Perché hai detto che adesso non hai tempo per un'altra persona perché ti vuoi dedicare proprio a quello che stai facendo. Non avrei tempo ugualmente. Magari cercherei del tempo, ma Non lo troverai. No, preferisco pensare a Quindi se c'è qualcuno che sta guardando e è innamorato follemente di te, cosa devi fare? aspettare. Ragazzi. Ok, vediamo. Sei musulmano, vero? Sì, i miei genitori sì, sono musulmani. I tuoi genitori sono musulmani. E tu? Sì, dovrei esserlo anche io, però non pratico, diciamo. Ok, sei musulmano ma non pratichi. Sì, Oh, ok. Ma sappiamo che adesso
siamo in periodi di Ramadan quasi finito ormai. Mhm. Lo stai facendo il Ramadan? No, Come si dice? Ramadan o Ramadan? Ramadan. Ramadan? Sì, con la N. Che molti dicono Ramadan, non so, io... No, no, è Ramadan, è Ramadan. Quindi ragazzi è Ramadan con la N finale, Sì. ok? Lo stai facendo? No, Come mai? perché sono cresciuto anche con una famiglia bianca sotto casa, Mhm. non l'ho mai fatto. Per fortuna, per me, non sono mai stato, diciamo, obbligato a seguire un certo tipo di religione. Sono sempre stato libero Mhm. di fare le mie scelte, di avere un mio pensiero. Di questo sono un sacco felice. Ok. Quindi preferisco fare il mio, fare il bravo ragazzo, diciamo, tutto l'anno, invece che fare stronzate tutto l'anno e poi per un mese non... Ok, quindi vuol dire È che più coerente secondo me. c'è un sacco di gente che ne combina tutto l'anno, però quando arriva questo periodo qua vuole farsi santo. Sì, quelle secondo cose me lì. è è incoerente come cosa. Cioè, con tutto il rispetto, Sì, sì. però secondo me non... Ok, giusto. E vediamo, che cosa è la musica per te? Bella domanda. È quello che mi darà da vivere, è quello per cui vivo, quello per cui lavoro, Mhm. è quello a cui dedico il mio tempo, è il mio tutto per ora, è quello con cui mi sfogo, con cui parlo alle persone, Mhm. quindi è tutto per ora. Wow. E da dove prendi ispirazioni, visto che scrivi da solo, dove prendi ispirazioni per scrivere le canzoni? Perché comunque ne hai scritte di canzoni. Sì, un bel po'. Da appunto l'innamorarmi, mi piace tantissimo, Mm. amo l'amore, il viaggiare, vedere tanti posti, conoscere persone, tutto ciò che mi circonda, ogni esperienza è un passo in più per scrivere. Ok. Wow, quindi viaggi tanto, insomma. Sì, abbastanza, non sono uno che... però sì, non mi piace stare fermo nella mia comfort zone. Ok, recentemente ti abbiamo visto in Inghilterra. Sì, Com'è stato? bello, sono partito così a caso, Così? ho deciso qualche giorno prima che volevo fare un viaggio, Mhm. volevo andare a Tenerife perché vidi Sadi che era lì, poi i biglietti costavano troppo. Mhm. Poi vidi la storia di Tommy che stava a Londra, ho detto ok, andiamo a Londra. Tommy, arrivo. Arrivo bro, lo chiamo, bro ma sei a Londra? Sì, vieni. Wow, quindi all'ultimo hai deciso, sei partito. Sì, sempre così. E com'è la vita lì, insomma? A Londra vedo che il lavoro è buono, da quello che mi hanno raccontato, io non posso parlare tanto, la paga è buona, Mhm. quindi non ci vivrei sinceramente, Ok. non mi ci trovo molto, preferisco stare vicino al mare, mi piace. Ci piace il mare? Sì, tanto, ci sono cresciuto. Però per il resto la gente è tranquilla, easy, un bel po'... è tranquillo. È molto dispersiva e grande, per andare da un posto all'altro ci vuole un'ora per dirti. Wow. Quindi sì. Wow. Ultimamente vediamo che ci sono un sacco di rapper in giro, ormai ci sono un sacco di... Uno si sveglia oggi, sono un rapper, Sì, ok? Per forza uno, per fare il rapper, deve avere un passato difficile o... Com'è? Perché tutti quando diventano rapper, tanti raccontano che il mio passato, lo so, com'è? sì. Perché secondo me la maggior parte delle persone che lo fanno hanno avuto un passato difficile, cioè hanno più da raccontare. Mhm. Però non devi farlo per forza. Magari anche io ho degli amici che spacciano tutto il resto, però non mi interessa di dirlo, preferisco parlare d'amore. E poi ci sono altre persone a cui interessa quello, piace parlare di quello e non devi avere per forza un passato difficile, perché Ok, quindi tu generalmente ti piace l'amore, insomma. sì, secondo me è la cosa più bella che ci sia, bro, è la cosa che accomuna le persone. Allora perché non smetti di fare rap e vai a scrivere canzoni d'amore proprio? Quando rappo scrivo canzoni d'amore. Sì? Quindi tu con il rap Sì, racconti scrivo- d'amore? Non sempre, ci sono pezzi in cui rappo e... però alcuni pezzi... Quindi riesci a rappare adesso, darci un freestyle? Oh. Tu dove vai? Sono qui a fare l'intervista con Tony Vibes. Sono pelato come Michael Junior Kyle. Yo, faccio freestyle nella pista. Entri in discoteca ma non sono in lista.
Dal motorino giallo con la ruota vado in pista. Tanta roba. A proposito di pelato, i capelli dove sono finiti? Sono caduti, bro. Sono caduti? Ho fatto troppe tinte. Quante tinte hai fatto più o meno secondo te? Non lo so. No, in realtà ho fatto 2 decolorazioni, poi ho visto che cominciavano a cadere qui. Che poi secondo me è karma, perché ho sempre preso per il culo i miei amici, dicevo guarda tu sei scoppato. Invece poi sono caduti a me e ho detto no, mi faccio pelato. Ah, quindi ti fai pelato per coprire i buchi che... Allora, Triste verità. però da qua sono arrivati qua. Sì, però mi piaccio così, anzi preferisco, sai. Sì? Sì. Le ragazze ti fanno i complimenti, stai bene? No, per ora nessuno mi aveva Nessuna? detto sei bello perché sei pelato. Per ora nessuno. Però sì, capita che mi facciano i complimenti, mi fa piacere. Wow, nice one. Dai, ormai siamo quasi alla fine dell'intervista. Da quando hai iniziato a fare musica, eccetera, eccetera, no? Cos'è che puoi dire che da quando ho iniziato a fare musica io ho avuto questo? Hai qualcosa che puoi dire io da quando faccio musica ho avuto questo dalla musica? Vabbè, a parte il piccolo successo, diciamo, che sto avendo, il fatto di essere riconosciuto in giro, e vabbè, di soldi zero. Non posso parlare di soldi. Sì, tanta sicurezza in me stesso, essere più aperto, più tranquillo. Quindi sì, la musica da tanto, secondo me. Wow. E il tuo sogno più grande? Qual è? Appunto diventare ricco, fare famiglia e stare tranquillo. Quindi ricco proprio vuoi diventare ricco, non c'è pezza, eh? Sì, bro, perché secondo me è quello che ti dà, cioè la stabilità economica è quella che ti dà tranquillità, cioè ok, ci sono magari problemi che non puoi risolvere con i soldi, però se i soldi stai tranquillo, dico ok, oggi mi sveglio, non devo fare un cazzo, sono tranquillo, mio figlio ha mangiato, mia moglie ha mangiato, ok, a posto. Quindi da come stanno andando le cose, secondo te ce la farai? Sì, 100%. Ce la farai? Sì. Ok, buono. Ok, noi siamo alla fine dell'intervista. Allora, se vuoi lasciare i tuoi da social. Instagram, i social, quelle cose lì. Ok, fortissimo, F00 fortissimo, faccio vedere anche qui, scritta, Fortissimo. scarpe del mio amico Lip Custom, è stato qui. Yeah, lì custom, yeah. Sì, scarpe sue, Ok. fatte da lui, un Wow. grande. E niente, F00 fortissimo ovunque. Mi potete trovare ovunque sotto questo nome. Ok, e invece hai qualcosa da dire ai tuoi fan, che ti segue, la famiglia, qualcuno? Niente, un saluto a tutti, spero che più gente possibile veda questa intervista, perché ho detto tante cose che non ho mai detto magari da altre parti. È la mia prima intervista live, quindi un saluto a tutti, grazie a tutti per il supporto e ce la faremo. Insomma, siamo qua con Fortissimo, è stato davvero bello fare 2 chiacchiere con lui. Seguitelo dappertutto su TikTok, Instagram, YouTube, sempre Fortissimo, il segno è questo qua, no? Gang. Sì. Anche il tatuaggio. Questo segno cosa vuol dire a proposito? Io l'ho scoperto dopo, vuol dire I love you, Ah, ok. cioè I love you. Però non lo faccio per quello, non so, ho Ti cominciato piace, così, insomma? sì, ho cominciato a fare gang, bro, è rimasto questo. Ok ragazzi, insomma, ringraziamo Fortissimo per essere stato qua con noi, davvero un piacere e sapete com'è, no? Io sono Tony, Vivo Vibes, continuate a seguire, a supportare. Grazie a tutti Gang. e ciao.